Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi mi trovo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nel versante forse più occidentale. Qualcuno di voi forse ha già riconosciuto la montagna che c'è dietro le mie spalle. Si tratta del Pizzo Cefalone. In questo momento mi trovo presso il Passo del Lupo, 2147 metri, e questo è il sentiero che da Campo Imperatore conduce fino al Pizzo Cefalone, poi alla Sella delle Mare Coste, e poi se si segue tutta la cresta si arriva fino al Passo delle Capannelle, veramente il punto di confine con i Monti della Laga. E l'avventura di oggi non so davvero dove mi porterà, perché comunque è già bello trovarsi qui in montagna al Gran Sasso ad una quota interessante, 2150 metri quasi, e soprattutto con una temperatura finalmente gradevole, adeguata ad un posto così di montagna qui in quota. Infatti finalmente sono riuscito a mettere una camicia a maniche lunghe, anche un piccolo pile. Ma prima di iniziare l'avventura di oggi però vorrei salutare un paio di amici. Innanzitutto il piccolo Enea, che a 4 anni guarda quasi tutti i giorni questi video e si è appassionato alla montagna e insomma forse spero anche alla fotografia, e addirittura lui so che conosce un po' tutte le cime intorno alla zona dove abita. Poi vorrei salutare anche la signora Elena, che è la nonna della nostra amica Claudia, che anche lei quasi tutti i giorni guarda questi video perché è interessata a conoscere il territorio dell'Abruzzo, insomma anche delle montagne, e sono due esempi di generazioni lontanissime tra loro che veramente sono appassionate alla montagna, alla natura e spero anche alla fotografia. Ma se voi invece ancora non l'avete fatto, questo è il momento di iscriversi al canale, mettere un like di incoraggiamento qui all'inizio del video, così non vi dimenticate poi alla fine, e magari lasciatemi un commento così per farmi sapere cosa ne pensate di questi video. Io mi incammino verso la montagna, non so dove mi porterà, per cui restate con me, lo scopriremo insieme. Ho appena superato il passo della Portella, che poi si trova lì, ed è il passo di montagna che mette in comunicazione il versante aquilano di qua con il versante teramano da quell'altra parte. Infatti lì c'è un sentiero che scende e in circa 4 ore raggiunge Prati di Tivo, che praticamente è la base delle pareti nord del Corno Pilcuni, quindi del Gran Sasso, da quella parte. Sono circa le 2:30 del pomeriggio e sto valutando un po' le condizioni del meteo. Le previsioni davano comunque un po' di velature e qualche nube sparsa. La situazione, come potete vedere, verso il Pizzo Cefalone è questa qua. C'è una copertura abbastanza nuvolosa, però sembrerebbe innocua, in quanto sopra comunque c'è uno strato di azzurro. Non credo sia molto preoccupante, e ci sono due possibilità: o andrò verso il Pizzo Cefalone da quella parte, dove mancano ancora circa un'ora di cammino più o meno, oppure seconda possibilità è raggiungere il rifugio Duca degli Abruzzi, che si trova da quella parte. Questa seconda opzione è l'opzione più sicura, più saggia, perché comunque si torna verso la base, anche comunque percorrendo un sentiero abbastanza panoramico. Da quell'altra parte invece ci si allontana un po' per raggiungere la meta della nostra escursione. Bisogna solo vedere un po' come evolve il meteo.
Ho temporeggiato un po' intorno al Passo della Portella, ho realizzato qualche fotografia perché da quest'altra parte dell'anticima del Pizzo Cefalone c'è la Val Maone che arriva fino giù a Prati di Tipo, come dicevo prima, ed è veramente un panorama incredibile. Poi c'era una bella condizione di nuvole e un bel cielo azzurro, insomma è stato veramente un quarto d'ora fotografico molto interessante. E quindi poi il meteo, come potete vedere, è migliorato e ho deciso di proseguire la salita verso il Pizzo Cefalone. Lungo il sentiero però ho avuto modo di fare una riflessione, perché ho incontrato il classico omone di pietra che si trova poco più indietro, e purtroppo dall'ultima volta che sono stato qui insomma, è stato ricoperto di scritte, è stato vandalizzato, pennarelli, scritte di ogni tipo. A questo punto mi voglio collegare all'articolo che ha scritto Stefano Ardito riguardo questo aspetto, questa moda che sta dilagando in montagna di mettere una firma su ogni sasso, su ogni pietra e su ogni omino di pietra. Insomma, veramente è una bruttissima abitudine, una bruttissima moda. Fatemi sapere voi cosa ne pensate riguardo questa tematica così, insomma, particolare qui in montagna. Io non sono d'accordo, magari qualcuno può portare delle argomentazioni a favore di questa nuova abitudine. Comunque adesso io devo incamminarmi qua su questo sentiero a girare la roccia sommitale del Pizzo Cefalone e poi oltre, dietro quelle rocce lì inizierà poi la vera salita e lì sarà veramente divertente. Costeggiando le pareti ovest del Pizzo Cefalone, che sono quelle rocce lì, si raggiunge l'imbocco di questo canalino qui. Da questo punto in poi inizia la parte più interessante e forse anche più faticosa dell'escursione. Infatti il sentiero prosegue con questi scaloni qua in salita e una rampa circa 10 minuti, non mi ricordo esattamente. Alla fine della rampa c'è un altro bivio e da lì bisognerà chiudere i bastoncini e proseguire con un piccolo tratto di primo grado, dove oltre ai piedi bisognerà utilizzare anche un po' le mani. Niente di pericoloso, anzi probabilmente molto divertente. Ma se siete arrivati a questo punto vuol dire che il video vi sta piacendo, per cui è proprio arrivato il momento di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare tutte le campanelle per non perdere i prossimi video. Rimanete con me perché la cima del Pizzo Cefalone non è molto lontana.
appena superato il tratto più faticoso dell'escursione qui al Pizzo Cefalone e mi rimane ora il tratto forse più divertente. Infatti c'è questa parete qui di roccia, questi salti di roccia da risalire sino alla vetta. La vetta si trova lì sopra, insomma sono pochi metri in realtà, qua ci saranno 5 minuti di arrampicata alla vetta, e si tratta di superare alcuni passaggi di primo grado, cioè utilizzando degli appigli anche con le mani, per cui devo avere le mani libere e la massima concentrazione, per cui non perderò molto tempo a effettuare delle riprese. Se siete curiosi invece di vedere com'è questo tratto, vi rilascio qui sopra nella scheda un video che ho realizzato qualche anno fa, dove invece insomma ci sono delle riprese proprio qui su questo tratto, questo ultimo tratto sommitale al Pizzo Cefalone. Addirittura c'è un video in cui anche Melody risale questa paretina. Adesso metto lo zaino, prendo un po' di respiro e vado. Dopo 3 o 4 anni dall'ultima volta che sono salito qui sopra, finalmente tocco la cima del Pizzo Cefalone, 2533 metri. È una delle vette più alte della zona, chiaramente fatta eccezione del Corno Grande, di là Corno Piccolo. E poi c'è il Pizzo Intermezzo di 2600 metri, quasi 2007, e poi Monte Corvo. E si tratta insomma di una delle vette principali che sovrastano Campo Imperatore e tutto il gruppo del Gran Sasso. E la cresta del Pizzo di Intermezzo è veramente una cosa meravigliosa, guardate, è leggermente illuminata dal sole che si scopre con le nuvole, e lì in fondo sulla Val Maone, da quest'altra parte del Pizzo di Intermezzo, ci sono delle nuvole basse che magari forse risaliranno, non lo so, e stanno creando dei giochi di luce davvero incredibili. Mi fermerò un po' qui a mangiare un panino perché quasi quasi me lo merito. La salita è stata abbastanza niente di eccessivo, però insomma abbastanza faticosa. Dopo la pausa estiva riprendere a camminare così è sempre molto bello, e poi cercherò di realizzare qualche fotografia. Non credo che mi tratterrò qui al tramonto, perché la via di discesa ci sono dei punti abbastanza delicati, per cui vorrei farli con la luce del giorno per vedere bene dove metto i piedi e anche le mani. E comunque in ogni caso stare qui questa sera è davvero un'esperienza bellissima. Mi mancava molto l'alta quota, e ogni volta che torno mi sento davvero direi a casa, ma mi sento davvero in un posto molto familiare che conosco e che ogni tanto voglio tornare a fotografare e a vivere un po'. E per la fotografia di oggi pomeriggio sto utilizzando la OM1 di OM System e il grandangolo 8-25, che per la fotografia di montagna è tra gli obiettivi migliori e più compatti che si possano utilizzare. Infatti ha un'escursione focale, come già vi ho parlato, da un equivalente di 16 mm, quindi un ampio grandangolo, sino a 25, che equivale praticamente a 50 mm su full frame. Per cui con questo obiettivo ho la possibilità di effettuare diverse composizioni dallo stesso punto dove ho messo il cavalletto. Riesco a
raccontare, a fotografare tutta la valle e a concentrarmi anche su qualche particolare. Per questo genere di fotografie con queste bellissime nuvole sto utilizzando anche un polarizzatore magnetico della Case. Praticamente questo è un copriobiettivo, sotto c'è un polarizzatore magnetico che può ruotare fino a quando praticamente la nuvola non prende tridimensionalità e diventa veramente fantastica. Il blu sotto diventa molto intenso e la nuvola sembra prendere veramente corpo e sembra essere un oggetto veramente animato. Per fotografare questa scena utilizzerò una priorità di diaframmi, per cui imposto io l'apertura del diaframma. In questo caso 7.1 è un buon compromesso di profondità di campo in questa scena così ampia, e poi i tempi le deciderà la macchina. Magari in qualche scatto più interessante lascerò sotto i dati, così per rendervi conto e per vostra curiosità. Imposto un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. Ho superato da poco il tratto più impegnativo e delicato dell'escursione e mi sono trovato di fronte a questa incredibile scena. Guardate, un tramonto veramente stupendo, qui a 2400 metri più o meno dalla Val Maone. Come immaginavo, sta salendo una nuvolaglia, un'inversione termica che sta avanzando piano piano. Il pizzo, quello veramente da quella parte è il pizzo intermesuli, si sta colorando con gli ultimi raggi e il Corno Grande ha queste sfumature di rosso arancione sulle creste intorno al passo del Brecciaio, da quella parte lì. È veramente un tramonto incredibile. Sto cercando di realizzare alcune foto e alcuni scatti. Noi ci vediamo subito dopo il tramonto.
purtroppo anche l'avventura di oggi ormai volge al termine. Si è alzato un po' il vento e la temperatura sta precipitando. Sono stato travolto da un tramonto così all'ultimo momento, a sorpresa, veramente di quelli incredibili, epici, con questo spettacolo qui dietro le mie spalle. Purtroppo ora devo accelerare il passo e tornare verso la macchina, perché c'è ancora circa un'ora di cammino e la temperatura, insomma, inizia a fare freddo finalmente dopo tanti giorni. Io vi ringrazio per avermi accompagnato in questa avventura così bella e incredibile qui sul Gran Sasso. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mettete un like, fatemi sapere cosa ne pensate di questo tipo di escursioni. Qui dal Gran Sasso, dalla Valmaone, dal Corno Grande, da Pizzo Cefalone per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!